Ragazzi, ma io penso di aver svoltato con questa luce cinese. Cioè, guardate che figata. Blugarima, possiamo iniziare. Super puntata, andiamo a scoprire insieme le 15 ottiche di fascia bassa o medio-bassa ideali per le carabine ad aria compressa. Ideali per chi inizia, per chi non vuole spendere un'esagerazione, ma al contempo vuole un prodotto valido. Escludo tutte quelle ottiche di marche sconosciute dal costo inferiore alle 90 euro. Visto il costo, quasi certamente la loro fattura è destinata più per il mondo del soft air che quello dell'aria compressa, in quanto la robustezza delle componenti non è in grado di resistere alle reazioni provocate dalle carabine a molla a partire dalle 7 joule e mezzo. Un prezzo così basso, giustificato solo per destinare il prodotto al soft air, mette in discussione la precisione del movimento del reticolo utilizzando le torrette, la presenza di gas all'interno dell'ottica e di trattamenti specifici che poi vedremo, e poi il reticolo inciso. Generalmente è facile trovare tutte queste ottiche sugli e-commerce che conosciamo tutti quanti, Ali bla bla bla, eccetera eccetera, generalmente cinesi. Quindi non parlerò, appunto, vi ripeto, di queste ottiche perché non voglio consigliarvi un prodotto che vi fa risparmiare ma per finta. Ora, questa cosa è importante. Cosa succede ad un'ottica economica che non è destinata al mondo dell'aria compressa? Il reticolo inizierà, dopo qualche decina o centinaio di colpi, a muoversi, tipo ruotare, o comunque non avere più una corrispondenza tra i click dell'alzo e della deriva con il movimento proprio del reticolo. E di conseguenza non ci sarà ripetitività, quel divertimento nel cercare di beccare il bersaglio sempre più piccolo, la monetina a 20 metri, va a farsi benedire. E probabilmente non è la carabina che non è precisa, non è il pellet che non è preciso, ma è proprio l'ottica che non funziona a dovere. A proposito di pellet, vi ricordo sempre, linkandovi qua in alto, il mio video dove vi consiglio come scegliere il pellet giusto per la vostra carabina. E ora, prima di passare all'elenco delle 15 ottiche che vi consiglio, un argomento estremamente importante, quindi quali fattori considerare nella scelta di un'ottica economica ma di buona fattura. La marca, il brand, deve avere una gamma sufficientemente sviluppata di prodotti che vanno dalla bassa gamma alla media gamma, talvolta anche all'alta gamma. Questo è sinonimo di un'azienda che comunque investe nella ricerca e qualità dei suoi prodotti. Il reticolo inciso, che ormai è presente insomma quasi ovunque. Si tratta di una fotoincisione direttamente sulla lente che permette di avere quindi un reticolo molto più robusto, molto più fine e articolato. Il reticolo non inciso invece è un sottile foglio di lamiera che viene stampato sulla lente. Avrete un reticolo molto più semplice, generalmente è una X, e la scissa e l'ordinata, l'asse X e Y del reticolo sono molto più spesse. La presenza di gas all'interno del tubo dell'ottica. Questo non permette, ad esempio, di appannarsi o di creare l'umidità all'interno della struttura dell'ottica. E ovviamente le ottiche devono essere testate sia contro gli shock, quindi gli urti, che contro l'acqua, quindi waterproof. Un buon compromesso con gli ingrandimenti. Cosa voglio dire? Più sono alti gli ingrandimenti, più bisogna salire con la qualità delle lenti e delle lavorazioni che si fanno sulle lenti per mantenere luminosità e nitidezza. E quindi un'ottica economica con un alto numero degli ingrandimenti, tipo più di 24-32 ingrandimenti, probabilmente sacrificherà qualcosa in luminosità, nitidezza, e a seguire poi altri fattori come l'aberrazione cromatica, insomma una serie di parametri un po' più tecnici. La distanza di messa a fuoco. Tante ottiche sono destinate al mondo della caccia, quindi la minima messa a fuoco è a 50 yard o forse anche di più. Per ovviamente il nostro mondo la ottica deve già iniziare a mettere a fuoco a 10 metri, 15 metri. E poi un parametro che per me è fondamentale è la presenza del reticolo sul secondo piano focale. Questo permette al variare degli ingrandimenti di mantenere la dimensione del reticolo identica.
Il contrario è mettere il reticolo sul primo piano focale, quindi vuol dire che il reticolo aumenta proporzionalmente all'aumentare degli ingrandimenti. Sia una scelta sia l'altra scelta hanno dei pregi e dei difetti ovviamente. Quel che vi posso consigliare io, senza andare nel dettaglio in questo video, è scegliere ovviamente quelle ottiche con il reticolo sul secondo piano focale. Fatta questa premessa, forse un pochino lunga, ecco a voi la classifica delle 15 ottiche di fascia medio-bassa che vi consiglio. Partiamo con l'azienda Hawk Optics e analizziamo la serie Vantage. Questo modello è il 3.9x40 con parallasse regolabile. Il prezzo a cui viene proposto è di 149 euro ed è fornita con un reticolo 1000 dot davvero molto carino. Gli ingrandimenti sono variabili, quindi dai 3 ai 9, e il parallasse parte da 9 metri. Il tubo ha un diametro di 1 pollice, 25,4 mm, quindi gli attacchi sono anche molto piccoli, ovviamente secondo piano focale e senza illuminazione. Un gradino leggermente più alto, stessa ottica ma con ingrandimento variabile 4-12x. Il prezzo è leggermente superiore a 169 euro, mentre tutte le altre specifiche rimangono pressoché identiche. L'ultima ottica che vi propongo di casa Hawk è sempre una Vantage, ma con reticolo luminoso, un ingrandimento variabile da 6 a 24x e una campana più generosa da 50 mm per permettere un ingresso di luce maggiore. Il reticolo, potete vederlo, è quindi un 1000 dot luminoso al centro, il prezzo 289 euro giustificato da una variazione delle lenti e dalla presenza del reticolo luminoso. Poi parallasse da 14 metri questa volta, mentre tutte le altre specifiche rimangono uguali. Passiamo alla casa produttrice Nikko Sterling con la serie Panamax. Quest'ottica ha un ingrandimento da 3 a 9 con la campana del 40. Il suo prezzo parte da 129 euro e ha un reticolo molto interessante, un half 1000 dot, quindi un 1000 dot ancora più preciso. Ingrandimenti appunto variabili da 3 a 9, il parallasse parte da 9 metri, tubo da 1 pollice, secondo piano focale, senza illuminazione. Una condizione nuova che deve essere evidenziata è l'ampio campo visivo che ha questa piccola ottica. Sempre casa Nikko, Air King Series, che è la serie studiata appositamente dalla casa per le carabine ad aria compressa. 4-12 gli ingrandimenti per 42 la campana, il prezzo è di 170 euro, il reticolo half 1000 dot uguale a quello che abbiamo visto prima. Poi abbiamo un parallasse che parte da 9 metri e sempre 1 pollice il diametro del tubo, secondo piano focale, senza illuminazione, sottolineato che viene incluso l'attacco monopezzo. Assolutamente positiva come cosa. Stessa ottica, stesso modello, rimane tutto identico, ma cambia solo l'ingrandimento, potete scegliere la variante 618x44 di campana. Ultima versione che vi consiglio in casa Nikko è la 618x44 ma IR, quindi con reticolo luminoso a 2 colori. Il prezzo sale un pochino, 230 euro. E ora passiamo alla Conus con la serie Pro. La Conus è un'azienda dal DNA italiano che ho avuto modo di conoscere molto bene perché ci ho anche collaborato. Piccola digressione, se andate sul sito della Conus, ottiche da caccia, e guardate la versione M30, noterete delle torrette, ovviamente, come tutte le ottiche. Queste torrette le ho disegnate io. Inoltre, se andate nella pagina Conus Tex, che sono gli articoli dedicati all'abbigliamento, sotto Shooting, Titaner e Neo Trap, vedete questa fantastica maglietta. Dico fantastica perché anche questa l'ho disegnata io. Ma ributtiamoci nel fantastico mondo delle ottiche. La prima della Conus è la Pro 9x40, il prezzo è 110 euro, abbiamo un reticolo crosshair, quindi 2 righe sottili, pochi riferimenti diciamo così, gli ingrandimenti appunto 3,9, il parallasse parte da 9 metri, tutte le altre specifiche rimangono pressoché identiche alle ottiche che abbiamo visto prima, e cosa abbastanza interessante è che è corredata da attacchi e coprilente. Conus sempre serie Pro, ma questa volta gli ingrandimenti crescono 6,24x44 come la campana, quindi il prezzo 200 euro, reticolo 1000 dot, sempre molto apprezzato. Il parallasse parte da 12 metri circa, siamo a 15 yard, tutti diametro, piano focale e illuminazione sempre uguali, e quest'ottica è corredata da dei coprilenti in plastica.
L'ultima proposta di Casa Canus è la 624x50 reticolo luminoso, 220 euro il prezzo, leggermente più alto. Questo reticolo è davvero interessante per chi fa tiro di precisione con quel piccolo punto luminoso al centro. Il parallasse parte da 12 metri, diametro tubo piano focale sempre gli stessi, ovviamente è presente l'illuminazione con due colori e, cosa interessante, oltre a copilente viene fornito anche il paraluce. Passiamo in casa Vortex per parlare della linea Crossfire. La Vortex è una casa davvero interessante, anche lei ha sviluppato dei modelli dalla bassa gamma fino all'alta gamma. Il modello Crossfire 2 è un 412x50 reticolo crosshair, ma ha dei piccoli riferimenti al centro oltre al puntino. Il prezzo è 220 euro, regolazione del parallasse a partire da 9 metri, le altre opzioni sono identiche alle ottiche che abbiamo visto prima. Ottiche Lippers UTG e AcuShot Series. Partiamo da questa UTG estremamente compatta, 3,9x32, il prezzo è da 160 euro, il reticolo è un 1000 dot. Non avendo trovato una figura di riferimento, vi faccio vedere il punto forte di questa ottica qua, cioè 36 tipologie di colore per il reticolo luminoso, diciamo un'esagerazione. Mette a fuoco da praticamente davanti agli occhi 5 metri, gli altri parametri li conosciamo, ormai sono sempre gli stessi, la particolarità è che è fornita con attacchi a sgancio rapido Picatinny. Seconda ottica della Lippers, versione AcuShot 4 16x56, diametro davvero generoso della campana per far entrare più luce possibile, il prezzo sale a 290 euro e anche qui abbiamo un reticolo 1000 dot con 36 gradazioni di luminosità e tipologia di colore. Il parallasse parte da 9 metri, ma la differenza principale con tutte le altre ottiche che abbiamo visto è il diametro del tubo, 30 mm, molto più grande, una grande capacità di regolazione in alzo e in deriva, e anche per quest'ottica è compreso l'attacco Picatinny. Siamo alle battute finali, ottiche Vector serie Orion ed S4, Vector e non Vortex, mi raccomando. 416x44, prezzo 180 euro, il reticolo VERND, un reticolo tattico come vedete molto sofisticato, il parallasse parte da 9 metri, anche per questa ottica ha il diametro del tubo da 30 mm, quindi una grande possibilità di regolazione di alzo e deriva, piano focale secondo, illuminazione no. Versione S4 624x50, il prezzo praticamente è identico, cambia reticolo, 1000 dot e il resto di tutte quante le impostazioni rimangono identiche alla versione Orion. Arrivata in corsa all'ultimo, ma non potevo lasciare fuori questa Blau Optic, comunque famosa, che con 190 euro si fa volere molto bene, 624x50, reticolo luminoso e 1000 dot, il parallasse è da circa 12 metri e anche questa ha il diametro del tubo da 30 mm. Inoltre, insieme a tutto quanto, viene fornito l'attacco monopezzo. In questa tabella ho riassunto tutte le ottiche che abbiamo visto oggi. Ovviamente i parametri sono il prezzo e la tipologia di marca dell'ottica stessa. Ho inserito due parametri per vedere come si muovono i prezzi rispetto a queste 15 ottiche. Allora, il primo parametro è il reticolo luminoso e come vedete ovviamente sono tutte quante posizionate nella parte superiore del grafico. Il secondo parametro invece è l'ingrandimento, un 3,9 che presuppone appunto un costo di produzione anche inferiore e in effetti le ottiche che hanno questo tipo di ingrandimento si posizionano nella parte sottostante del grafico. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, vorrei aggiungere soltanto altri tre piccoli punti. Il primo, che non ho inserito le ottiche BSA perché seppur avendo una buona offerta di fascia bassa o medio-bassa, la loro offerta si focalizza principalmente sul primo piano focale che, come vi ho detto, ho escluso a priori. Poi i prezzi dipenderanno sicuramente dal venditore a cui vi riferite, dal momento in cui vedrete questo video e dal fatto che potrebbero essere uscite nel frattempo nuove ottiche della stessa casa produttrice e quindi fare variare comunque il prezzo dell'ottica che abbiamo analizzato oggi. Le specifiche tecniche io ovviamente non ho messo tutto quanto, ma vi lascio in descrizione tutti i link per poter andare sui siti delle case madri o comunque sui siti dove potete riuscire a trovare tutte le ulteriori informazioni che magari per voi sono importanti, come ad esempio la regolazione in MOA, in ottavo, un quarto, in 1000 rad, la distanza alla pupilla d'uscita, il peso, le dimensioni. E poi infine, oltre a quelle che ho menzionato, ci saranno sicuramente delle ottiche molto performanti, altre ottiche molto performanti. Sicuramente qualcuno di voi avrà comprato anche delle ottiche con meno di
90 euro di spesa e sarà molto soddisfatto dei risultati. Però quelle che ho menzionato sono ottiche che conosco, che ho provato. Soltanto un paio di modelli non ho avuto il piacere di appunto provare, mi sono informato, ho fatto un po' di ricerca, ho analizzato le caratteristiche e di conseguenza poi le ho inserite dentro appunto questa classifica di ottiche che vi ho consigliato. Grazie a tutti quanti, se avete sempre domande, questioni, insomma come è successo anche per il video delle ottiche di fascia alta, abbiamo imparato tutti quanti qualcosa, potete continuamente a scriverlo nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, grazie ancora.